tutti e benvenuti se questa è la prima volta che capitate sul mio canale o bentornati. In questa seconda parte sulle parole inglesi utilizzate in italiano con un significato diverso rispetto a quello con cui si utilizzano in inglese, vedremo appunto 5 altre parole inglesi utilizzate in una maniera diversa in italiano. E se vi siete persi la prima parte, vi lascio poi il link al video nella descrizione sotto questo video, così che ci potete dare un'occhiata. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni in basso a destra, sulla rotellina, e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Allora, prima parola di oggi è bomber. Bomber che in inglese indica l'aereo di guerra, il bombardiere o il pilota di un bombardiere. Mentre in inglese, quando diciamo bomber, in realtà questo termine lo si utilizza nel linguaggio calcistico per riferirci a un giocatore che fa sempre gol. È quello che in inglese viene chiamato striker, ok? Quindi è molto diverso in realtà l'utilizzo che se ne fa in italiano. E questa trasposizione del termine bomber dall'inglese possibilmente si riferisce al fatto che questi attaccanti, questi giocatori che fanno sempre gol, calciano il pallone in una maniera talmente potente che quando arriva alla rete quasi la buca dalla forza, quindi quasi questo pallone buca la rete, d'accordo, al gol, ecco, quindi si riferisce proprio alla forza, ecco, quasi come un bombardiere, quasi come appunto un aereo di guerra, con tutta questa potenza del calcio, questa potenza del tiro alla rete e del gol, quindi che buca la rete avversaria, d'accordo? Quindi questo possibilmente come mai è entrato in italiano dall'inglese, quindi bomber, il bomber. Quindi tra l'altro possiamo anche in italiano, lo possiamo anche definire cannoniere, in realtà una persona che fa sempre gol. Quindi se vogliamo utilizzare un termine propriamente italiano è cannoniere, cannoniere, quel giocatore che fa sempre gol. Secondo significato poi che ha in italiano il termine bomber, oltre a riferirci quindi dicevamo all'ambito calcistico, è anche impiegato per definire un particolare tipo di giubbotto imbottito, generalmente poi col collo in pelliccia, quindi col collo in pelliccia del tipo di quelli che venivano dati in dotazione ai piloti americani della seconda guerra mondiale, quello che in inglese viene definito bomber jacket, quindi c'è un secondo significato proprio della parola bomber per riferirsi a questo particolare tipo di giubbotto. Seconda parola di oggi è ticket. Ticket che in inglese è semplicemente il biglietto con cui paghiamo per l'ammissione a un museo, a un teatro, a un cinema o anche sui mezzi di trasporto, quindi si compra il biglietto, si compra il ticket. Mentre in italiano la parola ticket in realtà ha un uso molto specifico e ci riferiamo al sistema sanitario nazionale italiano, qui è semplicemente proprio italiano in maniera specifica, quando dobbiamo pagare per certe prestazioni mediche, come per esempio se dobbiamo fare un elettrocardiogramma o un'ecografia o una visita da uno specialista o anche per certe medicine, ci sarà questo ticket, una piccola percentuale, una piccola contribuzione che dobbiamo pagare di appunto contribuzione alla visita, d'accordo? Quindi copriamo una piccola parte della visita. Quindi è quello che in inglese si chiama copay oppure anche fee for medical visit, ok? Quindi è proprio questo il ticket. Ci sono certe categorie di persone poi che non lo pagano, che non lo devono pagare il ticket e sono esenti, diciamo che sono esenti dal ticket, e questo sono gli oltre 65 anni, i bambini sotto i 6 anni, persone poi a basso reddito e persone poi disoccupate non pagano il ticket. Però in linea generale di quanto è il ticket? Varia dai pochi euro per le medicine in genere a 20-30 euro massimo in genere proprio per visite
specialistico, elettrocardiogrammi o anche esami del sangue, no? Ecco, quindi è proprio questa piccola prestazione, questa piccola percentuale, ecco, di copertura che paghiamo dalla nostra parte, dalle nostre tasche verso una visita specialistica. E secondo significato di ticket è anche, si riferisce all'ambito aziendale, questo scontrino, questi buoni in realtà rilasciati dalle aziende, dalla ditta ai dipendenti, con cui è possibile consumare pasti e bevande a prezzi convenzionati presso ristoranti, mense o self-service. Terza parola di oggi è spot, spot che in inglese ha tantissimi significati, da macchia, chiazza, a posto, luogo, a brufolo, anche a fantasia a pallini o a puntini, quella che in italiano chiamiamo fantasia a pois, quindi spots in realtà generalmente al plurale in inglese, mentre che in italiano utilizziamo la parola spot per riferirci in realtà alla pubblicità, semplicemente alla pubblicità in televisione o alla radio, quello che in inglese si dice commercial, ok? TV commercial o radio commercial, quindi semplicemente è proprio lo spot pubblicitario, lo chiamiamo anche, quindi la pubblicità, ed è in genere un messaggio pubblicitario piuttosto breve. E poi ha anche un secondo significato, una seconda accezione, spot in italiano, si riferisce anche, è l'abbreviazione dall'inglese spotlight, quindi a quei fari, riflettori, che proiettano un fascio luminoso in una zona molto ristretta, quindi anche specifica, e sono impiegati specialmente nell'ambito cinematografico per mettere in evidenza un qualcosa in particolare, ma possono anche essere impiegati nei musei o nelle gallerie d'arte, anche per illuminare degli oggetti specifici. Quarta parola di oggi è jolly, jolly che in inglese significa allegro, mentre in italiano jolly ha tre significati. Allora vediamoli insieme. Il primo significato, il principale, in realtà è per riferirci a una particolare carta da gioco, quella che in inglese viene chiamata joker. Ok? E il joker è semplicemente nelle carte da gioco la figura, la carta che presenta una particolare figura, tra l'altro quella dello Jolly Joker. Quindi vedete ancora una volta qui Jolly Joker è l'allegro buffone, Jolly Joker, ma che in realtà vedete in italiano è entrato questo termine ancora una volta abbreviato a Jolly. Quindi semplicemente abbiamo lasciato perdere appunto il Joker, la parola Joker, abbiamo semplicemente ritenuto Jolly e utilizziamo così questa adesso dalla locuzione Jolly Joker, noi l'abbiamo chiamata Jolly e ci riferiamo proprio a questa carta che nei mazzi di carte da 52 carte, in realtà che cosa fa questa carta? Quando l'abbiamo in mano, possiamo dargli il valore che più conviene a noi, oppure può assumere qualsiasi valore appunto a seconda del gioco. Quindi è questa la carta del jolly. E quella anche che in italiano, c'è anche il termine italiano per definire questa carta, è la carta matta. La carta matta, quindi la figura del jolly, la carta del jolly. E in senso figurato abbiamo anche due espressioni. Quando diciamo pescare il jolly o trovare il jolly, ci riferiamo quando abbiamo un colpo di fortuna, quindi qualcuno che ha un colpo di fortuna è proprio trovare il jolly o pescare il jolly, proprio perché è una carta fortunata in realtà. E il secondo significato poi della parola jolly in italiano è quando ci riferiamo a una persona tuttofare, un factotum, una persona che riesce un po' ad adattarsi e a fare qualsiasi cosa a seconda delle esigenze anche di un'altra persona, quindi che riesce a coprire più funzioni, ok? O sa adattarsi a tutto, quindi un po' un jack of all trades in inglese, quindi lo diciamo una persona, un jolly, una persona che sa fare un po' di tutto. E poi nei giochi di squadra, terzo significato qui della parola jolly, nei giochi di squadra si dice che il jolly è un giocatore che può coprire qualsiasi ruolo, d'accordo? Quindi in attacco o in difesa, specie quindi nei giochi di squadra, nello sport. E quinta parola di oggi, water o water. Allora, qui in inglese ovviamente water è l'acqua. In italiano però
si pronuncia con una pronuncia tutta italiana, water, il water. Allora, che cos'è il water? Il water in realtà è quello che in inglese è toilet, d'accordo? Quindi la tazza del gabinetto, quindi il vaso di maiolica, ecco, come lo definiamo, della sala da bagno, ok? Della stanza da bagno. E perché lo chiamiamo così? È l'abbreviazione da water closet, quindi dall'inglese water closet, che è entrato poi in italiano ancora una volta abbreviato, abbiamo lasciato cadere closet e abbiamo solo ritenuto water, però poi l'abbiamo adattato alla pronuncia italiana water, quindi quello che in inglese è toilet, water closet, WC anche abbreviato, e che in italiano oltre a water possiamo chiamare anche gabinetto, cesso oppure VC, lo chiamiamo VC ancora una volta con una pronuncia italiana ovviamente, quindi VC, gabinetto, cesso, o anche appunto diciamo water, quindi si riferisce proprio al vaso, ecco, al vaso proprio di maiolica, alla tazza del gabinetto, d'accordo? Quindi, e perché però? Perché lo chiamiamo water piuttosto che chiamarlo magari gabinetto? Lo chiamiamo molto molto spesso, in realtà il termine water è molto utilizzato, è più utilizzato anche di dire gabinetto o VC o cesso, lo chiamiamo così, è entrato così in italiano quasi come un eufemismo in realtà dall'inglese, perché queste parole, se derivano da altre lingue, in realtà rendono magari un particolare termine, una particolare situazione che potrebbe creare imbarazzo al parlante, oppure un po' di vergogna perché magari ci riferiamo a un termine un po' delicato, ecco, una situazione un po' delicata, allora usiamo un eufemismo proprio, invece che utilizzare magari il termine diretto, dire magari gabinetto o cesso, sembra un po' popolare, un po' popolano, un po' grossolano, ma se diciamo water con una parola così di origine straniera, allora ecco maschera un po' appunto questo tipo di magari situazione un po' più delicata, ecco, un po' anche quando utilizziamo la parola dal francese toilette, in realtà per riferirci al bagno, perché è un po' più elegante, ecco, suona un po' più elegante anche rispetto ad utilizzare l'italiano, d'accordo? Quindi lo utilizziamo proprio in maniera più eufemistica, semplicemente. E quindi niente, concludiamo col water. Allora, la nostra lezione di oggi, spero che vi sia piaciuta questa seconda parte. Adesso avete appunto la prima parte, le prime 5 parole che abbiamo fatto, queste altre 5 parole inglesi utilizzate in italiano con un significato diverso. Fatemi sapere tra l'altro se ho tralasciato altre parole inglesi che vengono utilizzate in italiano ma con un significato diverso. Scrivetelemele nei commenti, magari ci faccio anche un'altra lezione, una terza parte, ecco, se ne ho tralasciate un po'. E se il video vi è piaciuto mettete un like, così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto, e considerate iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!